Cari amici, buongiorno. Oggi facciamo la nuova ricetta, il panettone di Natale. Vi faccio vedere il procedimento per fare un panettone. Tengo presente che per fare un panettone bisogna avere una farina tecnica con un W almeno di 15-16, altrimenti se utilizziamo una farina debole il panettone non lieviterà abbastanza. Iniziamo elencando gli ingredienti. Farina tecnica 220 grammi, burro 40 grammi, malto 5 grammi, lievito madre 90 grammi, tuorli, che ce li abbiamo in frigorifero al fresco, devono stare freschi, 60 grammi, lo zucchero semolato 75 grammi e il latte intero 175 grammi. Mi raccomando, una cosa molto importante, non facciamo mai superare i 24-25 gradi all'impasto, se no il nostro panettone non lieviterà. Prima cosa da fare, andiamo a unire il lievito madre dentro in planetaria, lo spezzettiamo in piccoli pezzetti, poi andiamo a mischiarlo al latte e lo facciamo sciogliere con lo scudo della macchina planetaria. Ricordatevi che se non avete una planetaria non potete fare il panettone, perché non riuscireste ad incordare abbastanza l'impasto. Adesso andiamo ad aggiungere il latte e facciamo partire la macchina in velocità media. Fino a quando il nostro lievito non si sarà sciolto all'interno del latte. Uniamo anche lo zucchero, tutto in una volta. Continuiamo a mescolare per 4-5 minuti fino a quando il nostro lievito si sarà amalgamato bene al latte, unito bene, fino a quando non inizierà a schiumare. Chiaramente il lievito non si scioglierà perfettamente nel latte freddo, rimarranno dei piccoli grumi, però l'importante è che inizierà a schiumare. A questo punto possiamo unire il malto, uniamo la macchina, uniamo il malto, sono 5 grammi, dopo vi lascio tutte le dosi in descrizione, non preoccupatevi. Per il primo movimento del nostro impasto utilizziamo lo scudo della macchina. Quando uniremo la farina cambieremo il nostro utensile e metteremo il gancio. Continuiamo ad impastare. Ora iniziamo mano a mano ad aggiungere un cucchiaio di farina alla volta. Spegniamo la macchina e inseriamo la farina. Un cucchiaio alla volta, di modo che si amalgama piano piano.
Eccoci nuovamente, possiamo fare vedere che il nostro impasto è perfettamente incordato, guardate, guardate com'è attaccato al gancio, molto ben incordato. Abbiamo controllato una temperatura dell'impasto, siamo intorno ai 19 gradi, vi ricordo sempre di misurare la temperatura dell'impasto. Siamo intorno ai 19,8, 19,9, siamo sui 20 gradi, va benissimo. L'importante è che non supera i 24 gradi l'impasto. Ora cosa facciamo? Andiamo ad aggiungere i tuorli, ma i tuorli devono essere freddi di frigo per far sì che non superi la temperatura che abbiamo appena detto. Li uniamo in 3 step, non tutti in un colpo, in tre modi, con 3 colpi. Poi iniziamo a fare girare di nuovo il nostro impasto, sempre lentamente, fino a quando l'ha ben amalgamato. Quando il primo step di tuorli sono ben impastati, uniamo la seconda e poi la terza. Come si può notare, il nostro impasto è bello incordato. Mi raccomando, non abbiate fretta a fare questo lavoro, perché se non è ben incordato l'impasto non vi verrà il panettone. Uniamo il secondo step di uovo. Così. Continuiamo di nuovo con il nostro impasto. Ora andiamo ad unire il terzo step di uovo. Ok. Il nostro impasto è bello incordato, come potete notare. Ora andiamo a mettere il burro, ma il burro non in un colpo solo, ma in 3 volte, anche il burro come le uova. Mettiamo in 3 step, di modo che vada bene ad assorbire all'impasto e rimarrà. Il burro praticamente serve per mantenere la morbidezza dell'impasto del nostro panettone. Iniziamo lentamente a farlo girare. Quando avrà assorbito il primo burro andremo con il secondo step e così via, fino a fargli assorbire completamente tutto il burro. Ok, il primo l'ha assorbito, iniziamo a mettere il secondo step. Non abbiate fretta, mi raccomando, e controllate sempre la temperatura dell'impasto, che deve rimanere sempre sotto i 24-25 gradi. Se avessimo avuto una macchina professionale avremmo potuto andare un pochino oltre con l'impasto, però se lo facciamo con una macchina come la planetaria
Purtroppo la planetaria, essendo una macchina molto piccola e non professionale, riscalda molto di più l'impasto che una macchina professionale. Fermiamo il nostro impasto, come potete vedere molto ben incordato. Andiamo ad aggiungere l'ultimo burro. Continuiamo con il nostro impasto fino a quando sarà bello incordato. All'inizio lo facciamo girare piano fino a che è abbastanza assorbito, dopodiché aumentiamo la velocità per incordare ancora l'impasto. Aumentiamo leggermente la velocità. Il nostro impasto è completamente attaccato al gancio. Andiamo a staccare il nostro impasto dal gancio. Ora prendiamo un tarocco, lo sganciamo, come potete vedere bello incordato, gli diamo 2 o 3 sberlette così per muoverlo bene. E cosa facciamo? Lo mettiamo a lievitare per 12 ore, dovrà triplicare. Mettiamo una pellicola sopra e lo mettiamo nel forno spento per 12 ore. Eccoci arrivati alla lievitazione del primo impasto, come potete vedere è bello gonfio, adesso lo tocchiamo, lo schiacciamo giù. Iniziamo a inserire come prima cosa la farina, lo zucchero semolato e il sale. Mettiamo la farina, lo zucchero semolato tutto e 3 grammi di sale. E ora iniziamo a impastarlo. Facendolo girare lentamente, piano piano, per iniziare a unire praticamente la farina, di modo che se lo facciamo girare velocemente ce la butterebbe fuori e riempirebbe la cucina di farina. La farina per il secondo impasto è di 150 grammi. Lo zucchero semolato per il secondo impasto è di 75 grammi e il sale è di 3 grammi. Comunque non preoccupatevi per le dosi perché vi lascerò tutto in descrizione. Al quarto passaggio iniziamo ad inserire le uova. Naturalmente le uova una alla volta. Ora fermiamo la macchina, ha assorbito bene già la farina, iniziamo a inserire il primo uovo. Quando il primo uovo sarà ben inglobato, uniremo il secondo e poi anche il terzo. Mi raccomando, fate girare sempre lentamente per non surriscaldare l'impasto, non deve mai superare i 24-25 gradi. Quando il primo uovo
è inglobato, aumentiamo leggermente la velocità per rincordare il nostro impasto. Ricordatevi che l'incordatura dell'impasto significa che l'impasto si stacca dalle pareti del cestello e va tutto ad attaccarsi al nostro gancio. Ora iniziamo a inserire il secondo tuorlo. E rifacciamo la stessa identica cosa del primo. Piano piano all'inizio e poi per incordare l'impasto aumentiamo la velocità. Ora andiamo a inserire il burro un poco alla volta. Burro a pasta. E ripetiamo sempre la stessa cosa fino a quando non viene inglobato il nostro burro e rincordato l'impasto. Uniremo la seconda parte del burro e anche la terza. Ok, adesso andiamo a inserire la seconda parte del burro.
Ora andiamo a inserire la terza parte del burro, l'ultima parte. Ricordatevi, con il burro fatelo assorbire bene all'impasto. E già che ci siamo, gli diamo anche una controllata alla temperatura dell'impasto, che deve stare sempre al di sotto dei 24-25 gradi. Siamo a 24 gradi e mezzo, va bene. Quando l'ultimo burro sarà ben assorbito dal nostro impasto, andremo a mettere i canditi di arancio che abbiamo fatto in pasta per dare l'aroma. Il primo aroma che gli diamo sono i canditi di arancio in pasta. Perfetto. Come potete vedere abbiamo un impasto bello elastico, non si attacca alle mani. Mettiamo la nostra pasta di arancio. Lo facciamo partire solo per qualche istante, di modo che incorpori la nostra pasta di arancio. Ecco il nostro impasto che abbiamo levato dalla nostra planetaria. Cosa facciamo? Andiamo a fargli delle pieghe. Come prima cosa andremo a piegarlo, dopodiché iniziamo a arrotolarlo e cercare di pirlarlo. Una cosa dobbiamo farla: metterci del burro sulle mani, di modo che evitiamo che il nostro impasto ci si aggancerà alle mani. Mettiamo su del burro sia sull'impasto che sulle mani, così siamo sicuri che non si aggancerà, non si appiccicherà sulle mani. Adesso cosa facciamo? Lo lasciamo sotto un telo da riposare per circa un'oretta. Mettiamo un telo e lo lasciamo riposare un'ora. Eccoci dopo il nostro riposo di circa un'oretta, gli diamo di nuovo un'altra girata al nostro impasto, un'altra piega da una parte e un'altra piega dall'altra, e ora iniziamo a dare una specie di pirlatura all'impasto per dargli forza. Perfetto, adesso abbiamo il nostro impasto bello impallottato. Cosa facciamo? Andiamo a metterlo nel nostro contenitore. Io chiaramente, non avendo quello da 1 chilo, ho un impasto da 1 chilo, dovrò levare un 250 grammi di impasto per metterlo in maniera giusta. Cosa andremo a fare? Andremo a mettere una pellicola
sulla nostra pesa per non sporcare il nostro impasto. Azzeriamo la nostra pesa e andiamo a pesare 250 grammi di impasto. Siamo a 170, 200 qualche cosa, ecco, siamo a 260 grammi di impasto, 250. Benissimo, ora cosa facciamo? Andremo a unire di nuovo il nostro impasto, lo ritiriamo ancora di modo che avvenga una bella palla omogenea e poi andiamo a metterla dentro nel nostro pirottino, così, nel nostro pirottino, e andiamo a metterlo in forno spento per la seconda lievitazione dell'impasto per altre 6 ore circa. Ora tenete presente una cosa: in base alla temperatura del vostro impasto e in base al lievito che state utilizzando può metterci più tempo o meno tempo. In questo caso io lo metterò dentro adesso e calcolerò all'incirca 6-7 ore, però fino a quando l'impasto non arriva quasi al bordo del nostro pirottino non possiamo andare a cuocerlo. Per la cottura vi consiglio 170 gradi, forno ventilato, e andiamo dopo 30 minuti a inserire la sonda che misurerà la temperatura del nostro impasto all'interno. Il nostro panettone con forno ventilato dovrà avere 92 gradi al centro per essere cotto. Se invece usate un forno statico dovrete tenere presente che ci vogliono 2 gradi in più, dovremo andare a misurare un 94 gradi al centro. Quando il nostro impasto in cottura avrà 92 o 94 gradi al centro sarà cotto. Spegniamo il forno, leviamo il nostro panettone, lo buchiamo con un ferro di quelli apposta per capovolgerlo e lo lasceremo capovolto per raffreddarsi almeno per 3 o 4 ore. Cari amici, come potete vedere siamo alla lievitazione massima del nostro panettone. Ora lo copriamo nel frattempo che il nostro forno va in temperatura, dopodiché lo metteremo nel forno a 170 gradi. Non vi dico la tempistica di cottura, perché la tempistica di cottura con il panettone va calcolata in base alla temperatura interna del panettone. Se lo cuocerete in forno statico utilizziamo naturalmente questo termometro. Se lo utilizziamo, come vi dicevo, in forno statico, quando avrà al centro inserita la sonda 92 gradi, 92-94 gradi, in forno statico diciamo 94, avremo il meglio della cottura del panettone, mentre se utilizziamo il forno ventilato possiamo utilizzarlo e farlo cuocere fino a 92 gradi. Comunque ricordatevi sempre che dopo i 30 minuti inseriamo la sonda all'interno del nostro panettone, lo copriremo per non farlo imbrunire troppo con una carta da Domopac, una carta di alluminio, e lo inseriremo nel forno. Ricordatevi, il forno deve essere preriscaldato. Cari amici, come potete vedere il nostro panettone, questo è il risultato del nostro panettone, è venuto molto bello, leggero e con un profumo molto buono. Cosa bisogna fare? Mettiamo dell'alcol etilico a 95 gradi dentro uno spruzzino, poi spruzziamo il nostro sacchetto. A che cosa serve l'alcol etilico? L'alcol etilico serve praticamente per disinfettare un eventuale batterio all'interno del sacchetto, anche se sono appena stati levati dalla sua busta sigillata. Comunque è sempre meglio assicurarsi di fare una cosa del genere. Ne spruzziamo una parte al di sopra del panettone, non preoccupatevi perché tanto evapora e non rilascia nessuno strano sapore. Lo infiliamo
all'interno del nostro sacchetto. Chiudiamo il nostro sacchetto e lo lasciamo riposare almeno per 48 ore. Perché per 48 ore? Per un semplice motivo, perché tutti gli ingredienti interni nel nostro impasto hanno il tempo di praticamente di unirsi uno all'altro e scatenare il loro aroma. Dopo 48 ore iniziamo con l'assaggio e la degustazione. Cari amici, se vi è piaciuto il video mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale e ricordatevi a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo e ciao da Mauro!